Come conciliare il percorso interno, la crescita personale, la crescita spirituale con il beauty, con la bellezza, con l'apparire bene in società. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia, ex Mr. World Italy e attualmente yogi o comunque nel mio percorso interiore. Ho ricevuto una domanda nel mio video precedente che mi è piaciuta molto e voglio rispondere a questa domanda perché fa parte molto in realtà della mia identità, del mio personal brand. La domanda viene da Albi ed è: ciao Marco, volevo chiederti come fai a conciliare la vita spirituale a quella legata alla moda e all'estetica. So che le filosofie orientali, a seconda delle correnti, vanno a negare il fatto che noi siamo un semplice corpo, bensì cercano di condurti alla profondità dell'essere. So che i monaci buddisti si rasano i capelli come segno di non attaccamento e di assenza di ego. Una volta raggiunto quel livello di consapevolezza, lo scegliere un determinato tipo di abbigliamento e profumo, oppure allenarsi in palestra per avere un fisico più attraente, come lo si concilia? Allora, in realtà è una cosa che mi appartiene molto, perché contate che io ho iniziato il mio percorso, la mia carriera, con l'idea di voler diventare comunque modello, attore o comunque una celebrità, qualcuno di conosciuto, e quindi ho iniziato a lavorare sulla mia apparenza, su come appaio agli altri, come appaio in società. Ho detto voglio diventare una persona di successo, quindi oltre a iniziare a fare cose nella moda ero diventato addirittura Mr. World Italy dopo aver partecipato a Mister Italia, a Mr. Model International, sono stato a Miami, ho vinto dei concorsi, sono stato in TV, sono stato a Manila nelle Filippine, tante cose. E ho imparato a migliorare, ho imparato a gestire il mio aspetto, ho imparato a gestire i miei capelli, come appaio, ho iniziato anche a parlare di beauty perché la gente iniziava a chiedermi: Marco, ma come fai ad avere capelli così? Ma che profumo dovevi mettere? Tante di queste cose. Però il mio punto era: io non voglio semplicemente diventare bello, di successo, famoso o altro, io voglio proprio fare anche comunque qualcosa nella vita. E quindi ho iniziato a leggere libri comunque di crescita personale. Ho iniziato quando avevo 18 anni, a un certo punto mi sono ritrovato senza niente, facevo nuoto agonistico, andavo a scuola, facevo mille cose e di colpo avevo finito scuola, avevo finito nuoto, avevo smesso nuoto, avevo venduto la moto, varie cose, mi sono ritrovato senza avere nulla, proprio completamente da solo. In quel momento lì ho iniziato, mi sono alzato un giorno dopo un periodo di mezza depressione in cui uscivo tutte le sere, ho scoperto il mondo notturno, cosa che prima non la conoscevo, e sono entrato anche in brutti giri perché comunque nel nuoto, contate che io facevo nuoto tutti i giorni, ero un atleta e quindi non avevo idea di questo mondo e quindi ho avuto questo rimbalzo quasi esagerato. Dopo questo periodo mi sono alzato un giorno e ho detto basta, io voglio fare qualcosa nella mia vita, e quindi ho iniziato a leggere dei libri di crescita personale. E quando sei veramente alla ricerca di una crescita personale, arrivi, se hai veramente questo desiderio di arrivare alla versione migliore di te stesso, per forza e indubbiamente a una crescita interiore. Quando cerchi la cosa migliore, poi la cosa migliore, poi la cosa migliore, il gradino superiore, arriva un punto in cui il gradino superiore non c'è, ma è l'infinito. Il numero più grande e più piccolo di tutti è l'infinito. L'infinito ovviamente è la crescita interiore, perché invece di guardare la soluzione all'esterno, rivolgi l'attenzione verso l'interno. Quindi inizi a guardarti dentro per cercare la soluzione alla tua crescita. E dopo aver fatto questo percorso di crescita, aver iniziato con lo yoga, con la meditazione, con la spiritualità, mi sono accorto innanzitutto che la mia idea di voler diventare un attore, voler diventare queste cose, in realtà era semplicemente il mio ego, traumi del passato o comunque cose nella mia testa che io associavo al successo, ovvero io associavo la figura dell'attore o comunque di queste cose qua a una persona di successo, ovvero a una persona che veniva ammirata e rispettata, qualcuno che riceveva attenzione. Quindi mi sono accorto che in realtà a me non interessava niente di fare recitazione, mi interessava semplicemente di avere attenzione, di essere amato. Era quindi più una cosa di people pleasing, stavo iniziando veramente a fare quello che la società voleva di me, o comunque qualcosa per essere apprezzato dai miei genitori, dalla mia famiglia, dalla community. E dopo questo periodo in cui mi sono veramente dovuto ricostruire da capo, perché contate che quindi i miei piani, tutte le cose che mi ero programmato, a un certo punto non c'erano più, perché di colpo il mio Marco, l'idea che mi ero fatto di Marco Delia e tutto il mio futuro, i miei piani, bam, sono crollati su se stessi, la mia identità è stata distrutta e ho dovuto ricrearla pian piano con consapevolezza e con coscienza dall'interno. E da lì le cose cambiano, e arriva la conciliazione delle due cose, perché ora nel momento in cui io parlo di beauty, nel momento in cui io parlo poi di apparenza, nel momento in cui parlo di queste cose, non è più da un punto di vista esterno, ma parte da un punto di vista interno. Ti accorgi nel momento in cui entri un po' in questo livello di interiorità con te stesso, che in realtà non c'è qualcosa di più importante o meno importante di cui parlare, qualcosa di più superficiale o qualcosa di meno superficiale, di cosa dovrei parlare. Non siamo niente in questo mondo e allo stesso tempo siamo tutto, quindi quale sarebbe la cosa più o meno superficiale? È vero, il corpo è la nostra parte più esterna e quindi quella un po' più superficiale, però allo stesso tempo viviamo in società, quindi non possiamo neanche far finta di niente e vivere come se fossimo
fossimo tutti dei monaci. E siccome per me comunque fare contenuti online questa cosa era comunque un lavoro ed è comunque un lavoro, ho deciso che invece di semplicemente rifiutare questa parte, ho deciso di accettare questa parte come un gioco, come un lavoro, come qualcosa che comunque fa parte di me, perché non possiamo negarlo, comunque fa parte di tutti. Anche se vogliamo essere qualcosa semplicemente di spirituali, siamo anche degli esseri politici, siamo anche degli animali che vivono in società. E anche se i monaci, come dici te, hanno questa cosa che vogliono completamente tralasciare questi aspetti superficiali e mondani, ed è un percorso estremamente difficile, ma che comunque è apprezzato. Se potessi, mi piacerebbe fare anche una parte della mia vita così. Però allo stesso tempo, finché invece viviamo in società, ci servono soldi, ci serve parlare con le persone, ci serve anche raggiungere un certo tipo di libertà sia finanziaria che altro. Mentre abbiamo questa vita, automaticamente si può parlare in realtà di tutto, si può lavorare in qualsiasi modo, e quindi ho deciso di prenderlo come un lavoro. Invece che lavorare in una pizzeria, ho deciso di continuare a fare video su questi aspetti qua. La differenza sta nel non prendere e identificarsi con questi aspetti in se stessi, e quindi vederli come una cosa talmente importante o come parte della propria vita, ma vederla come situazione di vita. Quindi da un punto di vista più profondo è come se fosse un gioco. Prendi queste cose come semplicemente un gioco esteriore che non ti tocca in realtà, con cui sei connesso e con cui puoi divertirti come tutta la vita in società, ma che allo stesso tempo dentro di te c'è questa parte, c'è questa roccia, questo lago fermo e intoccato da tutto ciò che succede all'esterno. E quindi finché all'interno è tutto così, all'esterno in realtà puoi parlare e fare quello che vuoi, ma senza esserne toccato per forza. Quindi io in realtà ritengo che, come dice Eckhart Tolle, bello fare il monaco, però al giorno nostro, se uno vuole rimanere in società e fare una vita di famiglia, come si dice, bisogna prendere in considerazione anche la situazione di vita, quindi non solo la vita stessa, e quindi imparare a godersi la vita stessa, ma anche imparare a gestire il contesto della vita stessa, quindi la situazione di vita in cui si è. E in quello apparire in un certo modo, essere in un certo modo, aiuta tantissimo e in tante cose, quindi dimostra anche la tua padronanza del tuo corpo fisico e comunque che ci tieni. E ripeto, come dice Eckhart Tolle, io penso che invece di aver paura di non toccare questi argomenti per paura che poi possano influenzarti e far crescere il tuo ego, diventa invece una linea sottile in cui il pazzo è simile al genio, ovvero la superficialità di questi argomenti, e in un'altra linea sottile l'altro lato della medaglia è invece sono talmente superficiali che non mi toccano, e quindi posso trattarli e toccare queste cose a differenza dei monaci. E io penso che invece di aver paura di toccare queste cose per paura che ti influenzino, di essere talmente solidi e talmente coscienti che puoi parlare e toccare qualsiasi cosa, e queste cose comunque non influenzano la tua esperienza di vita in questo modo, perché non ti ci identifichi. Quindi l'ego enorme e il senza ego possono essere simili, non identificarsi quindi con la propria bellezza e aspetto, ma un gioco quasi per crescita, per utilità, per un'espressione di sé. Non è un ego, quindi non fa parte dell'ego perché non ti ci identifichi, ma c'è una distanza tra te, la mente e il corpo. Non ti attacchi all'idea, ma la vedi veramente per quello che è. Quindi beauty non nel senso superficiale, perché non c'è niente di basso alto, ma come lo vedi tu. Quindi nel momento in cui hai fatto veramente questa distanza all'interno di te, capisci che la tua mente, le tue idee sono solo pensieri e non gli dai tutta più questa importanza, automaticamente puoi in realtà parlare di quello che ti pare senza esserne veramente afflitto. E in più, come dicevo, in realtà la bellezza, questo ambito, in realtà al giorno d'oggi può essere come quando avevo fatto il concorso nelle Filippine, un beauty with a purpose, quindi l'aspetto che aiuta in tante cose a essere belli e prendersi cura di sé per uno scopo. Saper tenere un corpo tenuto bene aiuta anche dentro, quindi si sceglie da dentro e la scelta è più profonda. Si fa quello che è necessario fare con flessibilità e serenità, essendo aperti a tutto. Non avere nulla è quindi una scelta, ma è meglio non essere toccato da nulla, anche se ci interagisci, invece che averne paura, anche se è più facile e veloce come percorso. È come quando comunque giri per strada e vedi tutti che sono veramente persi, completamente distratti all'interno della loro mente, del loro ego, e tu li vedi, anche una persona che ha fatto un minimo di meditazione o comunque che è un minimo distaccata dalle sue identificazioni di corpo e mente, vede queste persone come in un Matrix, come in un gioco, che sono completamente presi da problemi infinitesimamente piccoli nell'universo, ma enormi nella loro testa. E tu, anche se li vedi non da un punto di vista superiore, anzi quello diventerebbe comunque
comunque anche parte dell'ego, ma semplicemente da un punto di vista un po' più esterno, un po' più cosciente, vedere le cose con più chiarezza come sono veramente, dando il giusto peso, decidi di rimanere, diciamo così, ma giocare anche te in questo gioco chiamato vita, giocare anche te nel loro Matrix per divertirti un po' e anche perché nella società di adesso ci serve. È come se fossi connesso a tutto ciò, ma non identificato con tutto ciò. Quindi questa è un po', diciamo, la mia soluzione, questo è un po' il motivo e il modo per cui riesco a fare tutto insieme. Spero di non avere confuso le idee, spero che questo video vi sia chiaro, non voglio renderlo troppo lungo, anzi lasciatemi nei commenti se avete qualsiasi altra domanda. Iscrivetevi al canale, grazie mille per aver guardato fin qui, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!